Ciao a tutti! In questo video vorrei spiegarvi un trucco, un hack per accelerare in maniera esponenziale la vostra guarigione. È il trucco del riflesso. Questo sistema si basa sul concetto della realtà come ologrammo riflesso di noi stessi. Se volete capire più a fondo questo concetto potete vedere altri miei video sul tema. Oppure potete andare a vedere come funziona la legge dell'attrazione. Questo sistema si basa sul concetto che tutto ciò che è nella nostra realtà è un esatto e accurato e preciso riflesso di noi stessi. Ma non un riflesso soltanto delle parti di noi che vogliamo vedere, delle parti consce, delle parti con cui ci siamo identificati e che abbiamo imparato ad accettare ed amare perché sono state accettate ed amate dalla società. No, è un riflesso di tutte le nostre parti, incluse quelle più inconsce, quelle che più odiamo e che più rigettiamo in noi. La nostra reazione ad ogni elemento del riflesso della nostra realtà è l'esatta reazione che abbiamo a quel medesimo elemento dentro di noi. Ad esempio, se abbiamo imparato a rigettare, ad odiare il nostro naturale egoismo, lo odieremo e rigetteremo nella nostra realtà quando lo vedremo nelle persone intorno a noi. Se abbiamo imparato ad amare la nostra creatività, la ameremo quando la vedremo intorno a noi. Questo concetto della realtà riflesso è un concetto talmente accurato e talmente potente che se mettiamo in pratica questa idea per evolvere la nostra guarigione, letteralmente non abbiamo più bisogno né di insegnanti né di guide di ogni tipo, perché la realtà diventa il nostro insegnante. Ogni nostra esperienza diventa la nostra guida e diventa un modo accuratissimo e precisissimo per conoscerci noi stessi nella maniera più profonda e più accurata possibile. Non esiste niente nella nostra realtà che non sia lì per un motivo preciso. Adesso vi farò qualche esempio per illustrarvi in maniera pratica cosa intendo, perché ovviamente è un conto spiegare questi concetti in maniera teorica, è un conto metterli in pratica. Mettiamo che nella mia vita ci sono delle persone che tendono a parlare tanto, ad esprimersi molto fortemente e questo mi dà molto fastidio in queste persone. Cosa significa? Significa che dentro di me c'è una parte di me che vorrebbe o che è capace di esprimersi in quel modo e che a me dà molto fastidio. Con molta probabilità ho represso la mia capacità di esprimermi. Se faccio attenzione a come mi fanno sentire queste persone anziché alle persone in sé, è come se guardando lo specchio, anziché fare attenzione allo specchio, faccio attenzione in ciò che vi vedo riflesso. Quindi faccio attenzione alle sensazioni che queste persone mi provocano. Che tipo di sensazioni sono? Quando è stata la prima volta che ho sentito queste sensazioni? Andando a fondo di queste emozioni, utilizzando un metodo come ad esempio la guarigione dei traumi che ho spiegato nei miei video, posso andare a ritrovare l'origine della fragmentazione della mia coscienza, ovvero il momento esatto in cui ho diviso questa parte di me sopprimendola e posso recuperarla ed integrarla nel mio conscio, ritornando quindi in armonia con me stessa. Quando avrò fatto questo con successo, la mia realtà cambierà in maniera esatta in proporzione a ciò, ovvero o smetterò di attirare queste persone o comunque se le attirerò nella mia realtà non mi daranno nessun fastidio. Un altro esempio. Mettiamo che vedo intorno a me tantissima bellezza e che continuo ad apprezzare tutta la bellezza che vedo intorno a me. Questo con molta probabilità significa che dentro di me ho tanta bellezza e che sono in grado di apprezzare questo aspetto di me. In effetti potrebbe essere un aspetto molto importante di me, che quindi fa parte della mia vera essenza che ho da dare e da offrire in questo mondo. Ok, un altro esempio. Mettiamo che una persona mi abusa.
quindi si comporta in maniera abusiva nei miei confronti. Utilizzando la legge dello specchio posso vedere questo in questo modo. Questa persona che sto guardando nello specchio è un riflesso di una parte di me che mi abusa. Quindi significa che c'è un aspetto dentro di me che mi sta abusando. Questa parte di me, con molta probabilità, è stata creata durante una traumatizzazione durante la mia crescita, nella quale ho imparato a tollerare l'abuso. Ad esempio, magari i miei genitori erano abusivi, ho imparato a tollerarlo, sopprimendo parti di me, le parti di me che dovrebbero difendersi. Andando quindi a fondo di questa sensazione che questa persona mi crea, quindi magari sensazioni di ingiustizia, di dolore, di rabbia, eccetera, e permettendomi di processare a fondo questa emozione, posso recuperare la parte di me che ho traumatizzato e soppresso, che molto probabilmente è la mia capacità di difendermi dall'abuso, e reintegrarla con la mia coscienza, recuperandola. Se avrò fatto ciò con successo, la mia realtà, ovvero il mio riflesso, cambierà esattamente di conseguenza, ovvero o smetterò di attirare una persona che mi abusa, oppure sarò in grado di difendermi senza problemi da questa persona la prossima volta che avrà questi comportamenti, e dunque questa persona non potrà più ferirmi. Vediamo un altro esempio. Ecco, questo è un altro esempio molto importante che mi coinvolge personalmente. Mettiamo che c'è una persona nella mia realtà che adoro o idealizzo, oppure di cui sono innamorato perdutamente, che mi attrae tantissimo. Questo cosa significa? Significa che c'è una parte di me che adoro, idealizzo, di cui sono innamorato perdutamente. Ma perché dovrei essere così innamorato perdutamente di una parte di me o essere così attratto da quella parte? Di solito è perché quella parte di me è una parte di me che mi piace ma che è stata soppressa. Ad esempio, magari durante la mia crescita non mi è stato permesso di esprimere questa parte di me. Per esempio, potrebbe essere la parte di me che è molto creativa o che è molto artistica e magari la mia famiglia di origine mi ha costretto a sopprimerla. Quindi questa parte di me è stata soppressa, dunque ne sento la mancanza, sento la separazione da questa parte di me, sento il desiderio di integrarmi con questa parte di me. E questo viene tradotto con un'adorazione, un'attrazione molto forte verso il riflesso esterno di questa parte di me, ovvero la persona che vedo nella realtà, che è questa stessa parte di me. Per reintegrare questa parte di me, di nuovo posso andare a fondo delle mie emozioni, sentire e ritrovare questo aspetto di me che ho soppresso e reintegrarlo, utilizzando ad esempio il lavoro sui traumi. Una volta che ho fatto questo, succederà che anche la mia realtà, il mio riflesso cambierà perché io sono cambiato, ovvero non sentirò più questa forte attrazione, questo forte innamoramento verso questa parte esterna. Perché? Perché l'ho reintegrata dentro di me, non è più separata, non è più soppressa e quindi non sento più questo forte desiderio di reintegrazione. Lo stesso, un discorso molto simile succede per esempio con le persone che odiamo. Quando odiamo una persona, significa che odiamo una parte di noi. La parte di noi che odiamo è riflessa da quella persona. Quindi mettiamo che per esempio odi una persona perché quella persona è violenta o perché quella persona è arrabbiata. Questo significa che ho imparato ad odiare la parte di me che contiene rabbia o violenza. Quindi ho imparato a sopprimere la parte di me che è in grado di esprimere rabbia e ad odiare questa parte di me. E quindi questo si riflette nella mia realtà odiando le persone che manifestano questo mio aspetto represso. Vedete quindi che l'adorazione e l'odio sono due cose molto molto simili e spesso ci vuole poco per passare da uno all'altro. Per questo spesso le persone, per esempio le celebrità che hanno tanti fan, e di solito le celebrità che hanno tanti fan sono appunto persone che hanno un aspetto che che i loro fan sopprimono in loro stessi, che vorrebbero reintegrare, per questo li adorano. Un fan può diventare un hater come niente, proprio per questo motivo, perché non ci vuole niente per passare dal adorare quella persona che manifesta un aspetto di noi
che ci piace, all'odiare la persona se all'improvviso manifesta un aspetto di noi che non ci piace e che abbiamo soppresso. Degli altri esempi. Mettiamo ad esempio che vediamo nella nostra realtà tanta sofferenza, tanta tristezza, cioè ovunque guardiamo magari vediamo sofferenza ovunque. Questo è un riflesso di noi, nel senso che dentro di noi abbiamo tanta sofferenza e magari questa sofferenza è una parte di noi che è stata repressa e quindi possiamo andare a reintegrarla utilizzando questo riflesso come guida. Questo sistema, questo meccanismo di guarigione, che si basa appunto sulla legge dell'attrazione, oppure se vogliamo sulla legge della realtà come ologramma riflesso, o anche della coscienza come frattale, che sono tutti concetti analoghi che comunque spiegherò in un altro video più dettagliato su come funziona la coscienza, è un sistema che può veramente accelerare in maniera esponenziale la nostra guarigione. Perché non c'è più nulla di noi che continuerà a rimanere nascosto. Letteralmente possiamo usare la nostra realtà come un continuo riflesso per conoscere noi stessi, per vederci sempre più nel profondo e quindi per reintegrare tutti i nostri aspetti disintegrati, per riportare alla luce tutte le nostre parti soppresse. E francamente non conosco un modo più veloce di portarci alla guarigione. Se riuscite a diventare abili in questo processo, veramente non avrete più bisogno di nessun insegnante. Potete spegnere YouTube e iniziare perché siete a posto per il resto della vostra vita. Però c'è da dire che anche YouTube è un riflesso di voi. Bene, spero che avete trovato questo video utile, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!